scudetto è una vittoria contro il nord, contro i poteri forti, è una rinascita di nuovo di un'intera città. Ci dà qualcosa in campo, non quel campo di verde, al di fuori, nel sociale. E oggi vincere il campionato con quest'ultima gara dà un senso di rivalsa per tutto il sud Italia, non solo per Napoli. Yeah. Tengo, chiudisci mitra, 5.000 litri in dose battuia. Dici fa cose come vita, scegli da un'amica, una porta tua. Sciabonne, c'è 20 minuti, che tengo a Parigi, stanno di rubo moietto. Tanto tengo culo di letto, ma leggono un libro, chiama montatori, scericca che ancora nel tempo libro. Si va a cosa come dai, fra coccane, ma non fa solamente un film. Si guagliano sotto quando è brutto, giustamente avvicina, non tengono un filtro. Si dai tono sotto quando è... Bienvenue à Naples, où il aura fallu attendre 33 longues années pour connaître à nouveau les joies d'un scudetto, le sacre d'un club vécu comme une revanche politique et sociale par une ville symbole du sud de l'Italie. Une région historiquement très pauvre, marquée par de fortes disparités. Pour le dernier épisode de la première saison du Samos Football Tour, voici une plongée dans le bouillant volcan napolitain. Sono orgoglioso di essere napoletano in Italia, non italiano, perché Maradona ci ha dato la dignità di essere napoletani. Pour comprendre l'essence de la mentalité napolitaine, c'est essentiel de s'arrêter sur ces mots, parce que la quasi-totalité des gens que j'ai rencontrés sur place m'ont confié se sentir bien plus napolitain qu'italien. Ci sono ragioni storiche. Lui, c'est Mario Consenza. Mario enseigne la philosophie morale à la prestigieuse université Federico II à Naples. Et comme tous les Napolitains, c'est un énorme passionné de football. Depuis plus de 20 ans, il est abonné à la Curva B du stade Diego Armando Maradona. Napoli era una grande capitale di un regno del sud decaduto, inglobato, conquistato dal nord Italia. Pour comprendre la mentalité napolitaine, il faut donc se plonger dans l'histoire italienne. Aujourd'hui, l'Italie qu'on connaît tous, c'est ça. Mais l'Italie n'a pas toujours été un pays unifié. Pendant très longtemps, la péninsule italienne était découpée en différents États indépendants sous gouvernance étrangère. Naples est alors la capitale du royaume des deux Siciles, ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui le sud de l'Italie. Mais en 1861, le Risorgimento, un mouvement impulsé par le Nord en faveur d'une Italie indépendante, aboutit à l'unification du pays. Da quel giorno, ossia ormai da 160 anni, ha un po' smarrito la sua identità, ex capitale, città più importante del sud, in generale una città la cui storia è stata segnata dall'inglobamento all'interno dello Stato unitario nazionale. Parce que pendant près de 160 ans, les gouvernements successifs concentrent le développement économique du pays dans le nord de l'Italie, dans des villes comme Turin, Milan ou Gênes. Et les conséquences sont terribles pour les villes du sud. Exode massif de la population pour trouver du travail, sous-développement économique, fort taux de chômage et manque d'infrastructures, entre autres. Questo ha portato al radicamento di una povertà endemica a Napoli e allo stesso tempo al nascere di fenomeni come la camorra, come tutti quei fenomeni che generano quando manca lo Stato centrale. C'est donc pour ces raisons que les Napolitains revendiquent d'abord l'appartenance à leur ville plutôt qu'à leur pays, parce qu'ils se sentent encore aujourd'hui abandonnés et nourrissent un profond ressentiment vis-à-vis du nord de l'Italie. Perché il nord odia la Campania, odia Napoli, quindi noi non ci sentiamo italiani ma ci sentiamo partenopei. Prima non era così, qui era il regno delle due Sicilie, Napoli capitale, noi ricchi. Qua ricca, soldi, gold, oro, qua c'era oro, industrie. Dove sono adesso? Il y a une identité très forte à Naples, très forte. Comment ça s'explique ça? Si spiega proprio perché credo che i fenomeni identitari si rafforzino lì dove la cittadinanza sente una certa mancanza di attenzione dallo Stato centralizzato, sente di non avere ciò che merita, ma nel napoletano c'è un po' l'idea di una differenza rispetto al resto dell'Italia, o comunque certamente rispetto al nord Italia, come se ci fossero due identità anche antropologiche differenti. Et vous vous en doutez, le Napoli va alors devenir beaucoup plus qu'un simple club de foot. Chaque victoire, chaque trophée
endosse une dimension politique et sociale. Napoli, noi combattiamo contro il sistema, noi siamo da soli, che noi ci arrangiamo anche nel lavoro, da solo perché noi siamo isolati, cioè l'Italia finisce a Roma, dopo Roma l'Italia non esiste, e così anche nel calcio, quindi questa è una vittoria di un popolo intero. E poi il Napoli rappresenta da sempre una sorta di veicolo di distrazione, voglia di vedere una certa rivalità con le altre città del nord, voglia di riscattare quello che è il sentore di non essere abbastanza rappresentati. Mais malheureusement pour les tifosi napolitains, le club va tarder à briller. Le SSC Napoli est créé en 1926, mais pendant plus de 60 ans, c'est un club moyen, parfois même médiocre du championnat italien. Mais un homme va tout changer. Son nom ? Diego Armando Maradona. L'Argentin, dans une situation compliquée à Barcelone, signe à la surprise générale à Naples en 84 un transfert au financement douteux, un salaire en or et surtout un challenge fou, faire du Napoli un des plus grands clubs du monde. Maradona réussit l'impossible et permet à Naples de conquérir l'Italie avec 2 Scudetti en 87 et 90, auxquels s'ajoute une coupe et une super coupe d'Italie. Il éclabousse aussi l'Europe de son talent et remporte une coupe de l'UEFA en 89. Grâce à ses exploits, le meilleur joueur du monde offre une dignité et de l'espoir au peuple napolitain, confronté à un quotidien très difficile. Maradona devient alors bien plus qu'un simple joueur de football. Maradona è un dio, è il dio del calcio, come lui non c'è nessuno. Un dio. Maradona ci ha dato più di tanti altri politici in Italia. È che è la verità. Maradona è una cosa incommabile. Quello che ha fatto lui per noi, tutta la città di Napoli, non potremmo mai ripagare quello che lui ha fatto da solo per un'intera città. Io pianto più quando è morto Maradona che quando è morto mio zio, non lo so. Perché lui ha dato molto a questa città. È una fede e un amore è unico. Maradona, è un amore che nasce dal sangue. Poi c'è sempre lui a proteggerci, sempre. Maradona è tutto, Maradona era napoletano nel sangue. La nostra città ha rispetto per lui e ne avrà rispetto anche fra 100 anni, perché Maradona rappresenta il calcio, è il dio del calcio ed è il dio di Napoli. Maradona è quello che rappresenta il Napoli, perché Maradona e Napoli allo stesso livello. A me, io amo Napoli, amo Maradona, è la stessa cosa. C'est incroyable de réaliser ce que Maradona représente ici. Et si Maradona a autant marqué de son empreinte la ville et les cœurs, c'est pas uniquement pour sa géniale patte gauche. Non, les Napolitains se sont aussi identifiés à l'homme, généreux, excessif, vulnérable. È una persona come noi, non è venuto con quella presunzione di essere chissà chi. Lui non si rendeva conto di quello che era, lui era e basta. Maradona era uno scugnizzo dell'Argentina, un ragazzotto argentino, come possono essere i ragazzotti noi napoletani, ma siamo scugnizzi, ma abbiamo testa, cuore e tanta felicità, vedi? Vedere Maradona giocare è la gioia, e vedere cosa può essere l'umanità quando viene baciata da un talento divino, è la completezza della vita. Maradona è stato tutto, è un uomo fallibile, così come un giocatore straordinario, è stato Diego ed è stato Maradona, è stato la persona in difficoltà, così come l'artista che ha regalato gioie immense in giro per il mondo, non solo ai napoletani. Per me Maradona è come mia mamma, mio padre, è come un punto di riferimento familiare. Non vi nego che a casa mia tengo una foto di Maradona vicino al cuscino. Si Maradona a été élevé au rang de divinité, c'est évidemment pour ses exploits sur le terrain, mais c'est aussi parce que le contexte y était favorable. Parce que Naples c'est une terre incroyable de football. Y a qu'à voir la transformation de la ville depuis le sacre du Napoli début mai, c'est visuellement exceptionnel. Y a pas une rue, pas un commerce, pas un balcon, sans son hommage au Parthénopée.
Et ville de foot rime souvent avec ambiance de fou. Celle du stade Diego Maradona, anciennement San Paolo, a d'ailleurs une solide réputation. Le genre d'ambiance qui a déjà provoqué des secousses sismiques. Vous voyez le genre? Fidati che piangerai, perché è indescrivibile. L'emozione che ti dà questo impianto è qualcosa di incredibile. Lo stadio è uno degli stadi più caldi d'Europa. È come entrare allo stadio del Boca in Argentina. Caldo, caldissimo. Fa proprio caldo dentro, mamma mia. Vous me connaissez, j'aime bien vérifier par moi-même. Alors pour le dernier match de la saison, je me suis rendu au stade Diego Armando Maradona, un jour de sacre contre la Sampdoria. Le four. Boom! Tengo, ci dici mitra, 1000 litri in due sebbatoie. Dici fa cose per vita, scegli un amico e ne porto due. Sciopone, ci 20 minuti, che tengo la lista, stanno di rubo moietto. Tanto tengo culo di letto, mi leggono un libro, chiama montatore, Un'emozione indescrivibile, anche per me è stato il mio primo scudetto vinto col Napoli, è un'emozione veramente che non si può descrivere. L'enjeu pour le Napoli va être de capitaliser sur ce titre et tenter de rééditer ce genre d'exploit. Mais difficile de prévoir l'avenir, dans une ville qui accorde tant de place à la superstition. Est-ce que la plus belle métaphore, c'est pas le Vésuve? C'est-à-dire que le club, il peut exploser un peu à tout moment. Il Vesuvio potrebbe esplodere da un momento all'altro, ma non fa niente, viviamo alla giornata, il futuro chi lo sa, neanche Dio sa il futuro. Noi da sempre, il Vesuvio è il protettore, ma anche il distruttore possibile di Napoli, e l'energia è una grossa madre, un grosso padre che veglia sulla città ma è anche pronta a distruggerla, a sommergerla. Sì, il napoletano è vulcanico, qualche volta può dormire, qualche volta può esplodere, quindi è una città che dal suo Vesuvio trae proprio l'energia vitale. C'est la fin de la première saison du Samos Football Tour. Un immense merci d'être là et d'être toujours plus nombreux à suivre mes aventures à travers le monde. Je vous rassure, c'est que le début et je reviens très vite avec du lourd pour la saison 2. D'ailleurs, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux pour rien manquer des prochains épisodes du Samos Football Tour. Grazie mille. Merci beaucoup. Ciao ragazzi. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, è stato un piacere. Forza Napoli! Sempre Forza Napoli! Sempre Forza Napoli!